Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi è un pochino diverso dal solito. Scommetto che tutti voi state pensando di acquistare un iPad. Non so parlare. Dovete sapere che quando registro i video io non so parlare, mi impappino e dico un sacco di cavolate. Comunque stavate tutti pensando di acquistare uno splendido iPad Pro, sì, perché vedete un sacco di video dove vi fanno vedere tutti questi disegni spettacolari e quindi dite mamma mia lo voglio anche io. Sì, mi è successo anche a me, e io infatti ci sono cascata, l'ho acquistato. Però il problema qual è? Che questo benedetto iPad costa troppo, non lo possiamo comprare tutti, cioè ci dobbiamo svenare, non si può. E quindi oggi ho pensato, ma facciamo un bel video in cui andiamo a disegnare sia con l'iPad Pro che con un foglio. Facciamo lo stesso disegno e vediamo la differenza. E quindi sarà veramente valido questo iPad? Cioè ci costa veramente così tanto, ma ne vale la pena? Andiamo subito a scoprire se vale veramente la pena investire in questo benedetto iPad, anche perché adesso sto vedendo un sacco di video che pure gli stilisti utilizzano questo iPad con l'utilizzo dell'applicazione Procreate. Quindi ragazzi, dopo che avete acquistato l'iPad, vi ricordo che Procreate comunque è un'applicazione a pagamento, costa circa 11 euro, quindi pure quella dovete comprare ragazzi. E quindi sarà valida pure Procreate? Ma devo dire che sono molto curiosa di capire quale sarà la differenza, che vantaggi e svantaggi avrò sia con un foglio che con l'iPad, ragazzi. Ma prima di iniziare a vedere il video, provate a scrivere qui sotto nei commenti chi avrà la meglio. Secondo voi vincerà l'iPad o il foglio di carta? Ma prima di iniziare tutto questo vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanella delle notifiche per darmi un minimo di sostegno. Io tutto questo lo faccio solo per voi, quindi datemi un minimo di sostegno in questo modo. E se avete altre curiosità proveremo a fare altri video su tutto quello che ci può interessare. E se in caso vi possono anche interessare dei video tutorial su Procreate, facciamo pure quello. Tanto non ho nulla da fare, mi metto a perdere un po' di tempo per voi, almeno facciamo qualcosa. Quindi sostenetemi, scrivete qui sotto nei commenti se vi può interessare qualche video su Procreate e proveremo a testare e diremo ma questo Procreate vale veramente questi soldi? Poi lo scopriremo se vi interessa. Comunque ragazzi, spero di potervi intrattenere in questo periodo meraviglioso per tutto il mondo. Questo benedetto Covid. Bene, visto che abbiamo tutti un pochino di tempo in più che ci avanza, quindi e per quelle persone che magari sono a casa e poverine non sanno più che cavolo fare, io proverò a intrattenervi in questo modo. Bene ragazzi, io vi mando a proseguimento del video e vi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. Noi ci vediamo in un prossimo video, in quello che volete voi. Se mi dite che cosa volete, facciamo un video che volete. Beh ragazzi, che dire, io vi mando un grossissimo bacio come al solito. Sto morendo, il Covid. No, scherzo. Comunque vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!
arrivato il momento adesso di disegnare a mano. Impiegherò lo stesso tempo? Sarò agevolata o non lo sarò? Ma vediamo che cosa accadrà e quanto tempo ci impiegherò. Sono sicura che arrivati a questo punto vi starete chiedendo: e allora qual è stata la differenza? Che differenze ci sono state appunto nel disegnare in digitale con l'iPad e nel disegnare su un foglio di carta? Diciamo che ne ho osservate alcune di differenze, e il fatto è che con iPad, ragazzi, non l'avrei mai detto, ma ci ho messo 5 euro per fare questo disegno, anche perché il mio cervello non supportava di pensare oltre a quello che potessi fare, cioè è stato quello di disegnare singolarmente le perline invece che provare a realizzare un pennello che mi velocizzasse tutto il procedimento. Però ragazzi, il mio cervello non supportava e quindi lasciamo stare. Quindi diciamo che se anche l'iPad mi offriva un buon supporto per velocizzare il tempo, non l'ho saputo sfruttare. Un'altra differenza che ho notato è che con l'iPad non abbiamo problemi a pensare sulla tipologia di carta, se il colore può espandersi e quindi lo spessore della carta può essere troppo spessa o meno. Quello che mi è accaduto appunto nell'illustrazione a mano è quello che il foglio era troppo leggero per supportare il Pro Marker della Winsor & Newton, e quindi ho avuto qualche piccola difficoltà, perché appunto il colore si espandeva e non è per niente bello da vedere quando il colore si espande e va dove non deve andare, e così otteniamo anche un risultato abbastanza sporco. E quindi alla fine ho deciso di prendere una penna per inchiostrare, quindi alla fine sono andata a inchiostrare l'illustrazione per dare un pochino un effetto un po' più definito, per togliere appunto quel senso di sporco. Comunque ragazzi, alla fine ci ho messo meno tempo a disegnare a mano, ma ragazzi siamo arrivati al punto di decidere se vale la pena provare a svenarsi per acquistare un prodotto del genere, e stiamo parlando di un iPad. E quindi vi posso dire sì ragazzi, ne vale la pena.